I falsi miti, che tisanoreica si faccia bevendo tisane. I carboidrati sono proprio così tanto dei nostri nemici? Con la dieta tisanoreica, ecco, non è consigliato far troppo sport. Siamo live con Gianluca Mec, esperto di alimentazione naturale. Come stai, Gianluca? Benissimo! Allora, oggi vogliamo fare due chiacchiere con te perché vogliamo un pochettino chiarire questo grande mare tra diete, alimentazione e quant'altro, ma soprattutto vogliamo parlare anche del programma che si vede protagonista ogni domenica alle ore 10:10 sulla 7, l'ingrediente perfetto. Sta andando molto bene, è veramente una soddisfazione. Nel mio segmento, insieme al tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, insegniamo a fare dei piatti della tradizione, dolci e salati, ma con pochissimi carboidrati, addirittura per la fase intensiva della dieta tisanoreica. Ma i carboidrati sono proprio così tanto dei nostri nemici? Assolutamente no, però il problema sono i carboidrati ad alto indice glicemico, cioè quelli che passano velocemente dallo stomaco al sangue. Passando così velocemente dallo stomaco al sangue, il nostro organismo non ha il tempo di usarli, a meno che non stiamo facendo una corsa, una gara in bicicletta, un qualcosa che ci fa consumare velocemente l'energia. Ecco che questi carboidrati ci impongono all'organismo di produrre molta insulina per eliminare l'eccesso dei carboidrati dal sangue, ma poi tutta questa insulina in circolo sempre porta l'organismo a creare una resistenza all'insulina e da lì poi alla volta ha altri problemi, tra cui il diabete 2 e l'obesità. Posso darti un'altra dritta? Certo, Se io ti sto decidiamo... ascoltando, sto assorbendo tutto, credimi. Allora, se decidi tu sei bello magro, quindi dici che non ho questo problema, però sei anche giovane. Quindi se decidiamo di mangiare un dolce, ricordiamoci di mangiare prima le fibre, quindi una buona insalata prima, ecco. Ah, bene, bene, questo è molto interessante perché a volte di sera con il mio compagno vogliamo mangiare il dessert, però ci sentiamo sempre un po' in colpa. La prossima volta dirò mangiamo un po' di insalata e poi via col dessert. E poi ricordati sempre di mangiare l'insalata. Allora, noi tutti ormai abbiamo sentito parlare della dieta tisanoreica tantissimo, tanto, ed è piaciuta a tantissimi e ha riscosso un grande successo. Cos'altro ci puoi raccontare di questa realtà? Beh, noi abbiamo cominciato a studiare la chetosi in Italia circa 15 anni fa, quando studiare la chetosi in Italia era una cosa eretica. Diciamo che rischiavamo di finire sul rogo e più di qualche volta ci hanno messo, però abbiamo tenuto duro. Adesso la dieta tisanoreica è la dieta fitocetogenica con più pubblicazioni scientifiche al mondo, questo è molto importante. Tisanoreica ha una serie di studi che hanno provato all'inizio che fosse efficace, sicura e soprattutto piacevole, perché se poi le persone non riescono a seguirla sarebbe molto difficile, ma con tutti i vari prodotti che vanno dal croissant della mattina alla merendina, alla pizza, insomma si mangia molto bene, alle praline, ecco, viene seguita facilmente, soprattutto è efficace per la perdita di peso e soprattutto l'organismo si risana, ecco, migliora il colesterolo, i trigliceridi, non c'è carico renale, non c'è carico epatico, questo è molto importante quando si fa la chetosi. L'ultima pubblicazione, noi siamo stati i primi al mondo anche in questo caso, è l'utilizzo della dieta tisanoreica con un protocollo speciale, quindi non è il classico protocollo che usiamo per dimagrire, anche per la sindrome dell'ovaio policistico, che è un problema che purtroppo affligge il 10% circa delle donne in età fertile ed è la prima causa di sterilità femminile. Quanti chili si possono perdere in un mese? Da un minimo a un massimo? In 40 giorni noi arriviamo anche a 10-12. 10-12. Non sono tanti chili in pochissimo tempo? Allora, grazie alla tisanoreica perdere questi chili è normale perché con tutte le pubblicazioni scientifiche che abbiamo possiamo dimostrare che a perdere peso con tisanoreica
Si perdono soltanto i grassi. Molti di noi siamo molto pigri, ci sono persone molto pigre come me. Come possiamo e se dobbiamo andare sempre ad unire la dieta tisanoreica con lo sport? Oppure la dieta tisanoreica ci può permettere di essere un po' pigri? Fare troppo sport durante la dieta tisanoreica non è consigliabile, a meno che non siamo seguiti da un team medico, ma allora stiamo parlando di sportivi di un certo livello che devono perdere massa grassa, mantenendo la massa magra e facendo anche l'allenamento. È una cosa un po' complicata. E per tutte le persone normali che vogliono perdere i loro 8 kg con la dieta tisanoreica, ecco, non è consigliato far troppo sport. Finita la dieta, ecco che lo sport ha tutta la sua importanza per mantenere il peso, quindi noi lo consigliamo. I costi, quali possono essere i costi? I costi sono circa 20 euro al giorno, quindi non è tantissimo se noi pensiamo che abbiamo anche dei pasti durante questo percorso e anche tutta una serie di integratori che servono a depurare l'organismo durante la perdita di peso e a moderare la chetosi. Se non ci si può permettere questa cifra, io sconsiglio di fare la chetosi o una chetosi non testata, perché il rischio è di avere dei problemi. A questo punto si può scegliere una dieta equilibrata di restrizione calorica, diciamo si mangia un po' meno bene, si patisce un po' più la fame, però almeno dura di più nel tempo, però almeno non andiamo a farci dei danni. In entrambi i casi si può chiedere la consulenza medica gratuita sul mio sito ai nostri medici. Quali sono i falsi miti? I falsi miti, che tisanoreica si faccia bevendo tisane. Ecco, questo è un falso mito. Purtroppo il nome ricorda la tisana, ma in realtà sarebbe tisano, ti rendo sano, reica. Chi si ricorda di Eraclito, il filosofo greco, pantarei, tutto scorre, perché l'idea era ti sano depurandoti. Ovviamente si vede tutta la tua passione in quello che fai. Quando è che hai scoperto questa passione? Questa passione nasce dal fatto appunto di una tradizione erbolistica molto lunga e dal fatto che mio papà sia morto di obesità, perché appunto, come dicevo, nella mia famiglia c'è una tendenza all'obesità. Abbiamo un metabolismo lento in famiglia, e il metabolismo lento, lo dico per tutti quelli che ci ascoltano, sarebbe il metabolismo buono, perché fino a 60 anni fa il problema era mangiare, non certo dimagrire. Adesso la situazione è completamente rovesciata, perché viviamo in un ambiente dove abbiamo a disposizione un sacco di calorie concentrate in poco spazio, quindi il rischio è di aver mangiato troppe calorie e di avere ancora lo stomaco vuoto. Quindi per noi col metabolismo lento è un momento difficile, perché rischiamo appunto l'obesità, il diabete 2, abbiamo visto tutte queste problematiche. Interessantissimo, io avrei un'infinità di domande ancora da porti, ma ovviamente il tempo a noi dedicato è quasi scaduto, ecco. Ma un'ultima domanda te la voglio fare. Se hai voglia di aggiungere qualsiasi cosa a questa intervista di interessante che io non ti ho chiesto. Quello che mi sento di dire a tutti: approfondite tutto quello che riguarda l'alimentazione e cercate di non seguire falsi miti. Grazie mille Gianluca, grazie mille Grazie per tutti a te. i consigli. Grazie, buona Ciao. giornata, ciao. E noi ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Libero TV con un nuovo ospite, una nuova intervista. Take care.